Ma quindi acquaragia o trementina? Nel video di oggi andremo a rispondere ad alcune delle domande che mi sono state fatte nella community o sotto al video che avevo precedentemente caricato, in cui appunto vi chiedevo di farmi domande sulla pittura d'olio. Naturalmente non riuscirò a rispondere a tutte le domande qui e questo sarebbe appunto l'episodio pilota per capire come impostare poi successivamente gli altri episodi e per raccogliere poi tutte le vostre altre domande qui sotto nei commenti. Naturalmente attraverso questo video non mi elevo a maestro supremo o a professore, ma rispondo appunto dando la mia opinione su alcune domande. Parto rispondendo a questa prima domanda che in realtà mi è stata fatta da diversi. Infatti qui vi metto quella di Silvia e di Rita, in cui mi chiedono se sia corretta come procedura quella di utilizzare prima uno strato in acrilico e poi andarci a dipingere sopra in olio. Se dovessi dare la mia, io sconsiglierei la realizzazione di un underpainting in acrilico, o perlomeno se si tratta soltanto di creare e dare quindi una velatura di colore come il richiamo tonale, il rosa della pelle, il celeste del mare, allora ok, uno strato leggerissimo può andare bene. Però teoricamente la tecnica dell'olio richiede l'appoggio agli strati precedenti. Per questo si parla del grasso su magro, dove l'ultimo strato si andrà ad aggrappare a quello precedente, l'olio tenderà a inglobarsi e a creare un unico pezzo. L'olio appunto penetrerà attraverso lo strato precedente per poi arrivare alla tela e quindi il colore tenderà a uniformarsi. Ecco perché bisogna sempre dipingere in modo uniforme, distribuire la stessa quantità di olio su tutta la superficie per evitare appunto problemi in futuro. Ora, riportarvi esempi se sia corretta come tecnica o meno non ve lo posso dare. L'unico esempio che vi posso dare è questo. Nel lontano 2017 avevo realizzato questo ritratto andando a riciclare una vecchia tela su cui avevano dipinto in acrilico. Dopo aver appunto scartavetrato il colore e aver dato uno strato di gesso acrilico, perché la funzione del gesso acrilico e poi quello della tela, del legno e qualsiasi altra cosa è appunto quella di rendere porosa la superficie, quindi quella di far penetrare l'olio. In questo dipinto qui, a distanza ormai di 7 anni, si è formato un cretto dietro, cioè praticamente la base in acrilico sotto si è spaccata, a differenza di quella dell'olio che è ancora intatta. Questo perché, secondo una mia teoria, poi naturalmente potrei sbagliarmi, l'acrilico ha una sua tensione, nel giro di un giorno o due è completamente asciutto, quindi stabilisce le sue tensioni sulla tela. Nel momento in cui andiamo a utilizzare una tecnica come l'olio e nel tempo poi inizia ad asciugarsi, porta alla tela altre tensioni e l'olio non penetrando e arrivando alla tela perché trova l'acrilico come muro, crea delle tensioni superficiali. Quindi due possono essere poi gli scenari: che o non prende l'olio o, come è successo a me, si cretta la tela perché l'olio diventa più forte dell'acrilico e finisce per rompere lo strato inferiore. Anche per questo, se noi ritorniamo a dipingere su un dipinto ad olio dopo mesi e mesi, vedremo che l'olio non prenderà più. Per questo dobbiamo dare una vernice per i tocchi o sgrassare con un po' di acquaragia la superficie, proprio per andare a ledere lo strato superiore e permettere all'olio di inglobarsi e fissarsi con gli strati precedenti. Ora, su questo non vi posso riportare i dati scientifici, sono mie supposizioni, naturalmente potrei sbagliarmi, però io sconsiglierei l'utilizzo dell'acrilico in sé per sé, piuttosto andrei a dare 2 mani di imprimitura e come vi faccio vedere in questo caso andrò a preparare delle tinte rosa, lo scuro per i capelli e per lo sfondo, quindi composte da acqua, gesso acrilico e acrilico, quindi per dare un po' di colore, e andrò a definire un terzo strato di imprimitura colorata a zone, a macchie, così appunto si può creare un compromesso. Naturalmente, se voi dipingete in questa maniera e avete dati più certi, lasciatemi un commento qui sotto, cioè sono pronto a rinnegare ciò che ho appena detto. Siria mi chiede: a volte il colore ad olio si secca prima sul gesso nonostante io usi olio di lino,
come medium. Da cosa può essere causato? Perché probabilmente hai utilizzato troppo gesso acrilico come base, hai creato degli strati troppo porosi. Probabilmente il gesso è composto da più gesso di Bologna che di Legante. Il gesso della Franck e Bourgois è molto poroso, infatti io solitamente tendo a diluirlo con un po' d'acqua e quindi fare un rapporto quasi 1:1. Per essere ancora più sicura, dopo che hai dato il gesso potresti andare a scartavetrare un po' la superficie. O in questo caso, per evitare che l'olio si ritiri tanto nel gesso, un sottilissimo strato di acrilico puro. Per capirci, questo strato non deve essere lucido ma deve essere opaco, quello di acrilico, per definirlo ancora sottile. Benny mi chiede: perché a volte viene un effetto opaco oppure di trasparenza? Per due motivi, bisogna vedere il caso da vicino. Solitamente opaco perché avrei utilizzato nero o comunque terre di Siena e le terre tendono ad asciugarsi molto velocemente rispetto agli altri colori e quindi creano questo alone attorno al colore. O l'effetto di trasparenza perché stai utilizzando colori non coprenti, quindi il giallo primario è un colore quasi totalmente trasparente e quindi può crearti questo effetto. Quindi probabilmente dovresti integrare nella tua tavolozza dei colori più coprenti. Silvia mi chiede: vorrei una buona alternativa all'olio di lino che però non ingiallisca nel tempo. È meglio l'olio di cartamo o quello di lino o quello di papavero? Per rispondere a questa domanda sicuramente realizzerò in futuro un video oli a confronto. Per avere una risposta certa dovremo aspettare un po' di anni, perciò vi riporto le informazioni della Sennelier, in cui parla degli oli. Dall'olio di lino dice che la presenza dell'acido linoleico ha per conseguenza un ingiallimento marcato, è il che induce a non utilizzarlo con alcuni pigmenti, in particolare il blu e i bianchi, perché naturalmente tendono a ingiallirsi prima. Quest'olio dà una pasta facile da utilizzare e conferisce al tocco un'ottima tenuta. Dell'olio di cartamo invece ha una velocità di essiccazione simile a quella di lino, è tuttavia meno ingiallente, quello di cartamo, e conferisce al tocco alla pennellata una fortissima tenuta. Per questo della Maimeri utilizza l'olio di cartamo come elegante per i colori ad olio, mentre dell'olio di papavero dice che è meno seccativo dell'olio di lino, quindi ci mette più tempo per asciugarsi, ma ingiallisce molto meno nel tempo. Quindi probabilmente l'olio di papavero è quello che ingiallisce meno nel tempo e quindi questo lo rende più interessante per la macinazione dei blu e dei bianchi, anche se la pasta ottenuta con l'olio di papavero è meno consistente e quindi un po' più liquida. Infatti la Maimeri e molte case produttrici utilizzano l'olio di cartamo e l'olio di papavero assieme per renderli più equilibrati. Quindi se dovessimo mettere in confronto tutti e tre adesso così in teoria, quello di papavero è quello che ingiallisce meno, l'olio di lino è quello più stabile, ha una fortissima tenuta, l'olio di cartamo è quello più equilibrato. Sicuramente in futuro poi uscirà un video in cui metterò a confronto tutti questi tre oli. E quindi continuo a rispondere a quest'altra domanda in cui mi chiedono appunto se mi piace dipingere ad olio su carta. E come voi sapete io dipingo tantissimo sul mio sketchbook e lo utilizzo per dipingere ad olio. Quindi è un modo di lavorare, è una tecnica a cui mi sono appunto molto affezionato e mi piace dipingere su carta, anche perché per gli studi mi permette di non occupare tanto spazio, a differenza magari di una tela o di un pezzo di legno. E naturalmente esistono anche carte migliori per dipingere, la rossa spina è una di queste, ma anche le carte per acquerello, quella della Winsor & Newton a 300 grammi vanno benissimo. Ed infine, meglio l'acquaragia o la trementina? Rispondo alla domanda di Renato. Per rispondere a questa domanda bisogna fare 2 o 3 passi indietro e dire che cos'è la trementina e che cos'è l'acquaragia. Entrambi vengono definiti diluenti e solventi. Il problema è che la trementina viene anche specificata per l'uso di colori ad olio, l'acquaragia per vernici, pitture di ferro, un altro tipo di artigianato. Se andassimo però a vedere dal punto di vista chimico, la trementina viene estratta da resine. Adesso non sto a farvi la spiegazione scientifica anche perché non è una mia competenza, però comunque la trementina o l'essenza di trementina ha una derivazione organica, naturale, tant'è che viene chiamata acquaragia naturale, a differenza invece dell'acquaragia minerale che viene estratta da sostanze appunto chimiche come il petrolio e mi pare contenga anche della benzina. Mi metto appunto qui sotto tutto ciò che sto dicendo
per non ricadere in errori. Quindi cosa succede? Che teoricamente al colore ad olio non fa danni, però le conseguenze si vedono nei materiali, perché nel colore ad olio si secca, finisce e finisce là la storia. Ma utilizzare l'acqua ragia come medium per diluire i colori che poi andremo a mettere sulla tela, anche se ha una velocità di evaporazione, tende a danneggiare, a bruciare man mano ogni volta che noi andiamo a utilizzare l'acqua ragia sulla tela, sul pennello, tenderà a bruciare il supporto ma anche i pennelli stessi se è utilizzata continuamente. Mentre noi dipingiamo, diamo sempre tocchi di acquaraggio e di colore ad olio. Perciò che succede? Che visivamente non accade nulla, però andiamo così a impoverire la tela e anche il pennello stesso. Oltre che anche la trementina è tossica, però utilizzare l'acquaragia è ancora più tossica, appunto perché contiene sostanze chimiche molto molto pesanti. Scientificamente non c'è una correlazione tra acquaragia e colore ad olio, ma sono tutte le conseguenze che crea l'acquaragia, i supporti e i pennelli che ne sconsigliano l'utilizzo, perché nel tempo poi si sarà impoverita la tela, si sarà impoverito il pennello, andrai a buttare il pennello, la tela tenderà a rovinarsi e quindi la tela non riuscirà più a tenere il colore, che tenderà a cedere poi, e quindi per questo è sconsigliato l'utilizzo dell'acqua ragia. A differenza invece della trementina, che lo stesso è tossica, diluisce ed è comunque forte, però non è così dannosa come l'acqua ragia. E spero quindi di essermi spiegato su questo discorso. Non c'è nessuna correlazione, ma sono le conseguenze che danneggiano il dipinto, il supporto e il pennello. Spero che questa tipologia di video vi sia piaciuta e ti chiedo di lasciare un mi piace, un commento se hai altre domande o contestazioni alle mie affermazioni, perché come ho già detto la mia non è una verità, ma sono riflessioni ed è il mio punto di vista su questi argomenti. E ti chiedo di iscriverti al canale per allargare questa compagnia d'arte che stiamo costruendo qui su YouTube. Grazie se hai visto tutto il video, arrivederci.